Lezione 1. Che ne dici di uscire a cena stasera? Ciao Anna, che ne dici di uscire a cena stasera? Non ho voglia di cucinare. Ciao John. Sembra una buona idea. Dove vorresti andare? Che ne dici di quel nuovo ristorante italiano in centro? Ne ho sentito parlare bene. Certo, sono pronto a provare qualcosa di nuovo. A che ora dobbiamo andare? Che ne dici di circa le 19? Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per prepararci. Suona bene. Comincerò a prepararmi ora per non avere fretta. Ottimo. Controllerò se dobbiamo effettuare una prenotazione, giusto per sicurezza. Buona idea, può essere affollato, soprattutto nei fine settimana. Fammi sapere se ce ne serve uno. Lo farò, Anna. Chiamerò e farò una prenotazione se necessario. Grazie John. Apprezzo che tu te ne sia occupato. Nessun problema, Anna. Voglio che la nostra cena di stasera sia senza stress. Anch'io, John. Sarà bello rilassarsi e mangiare insieme. Non vedo l'ora. Ho voglia di buon cibo italiano. Anche qui. Non vedo l'ora di provare la loro pasta o magari della pizza. Il menù sembra delizioso. Sono sicuro che troveremo qualcosa che piaccia a entrambi. Questo è sicuro. La cucina italiana ha qualcosa per tutti. Sono contento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. È sempre divertente esplorare nuovi ristoranti insieme. Assolutamente, John. Mantiene le cose interessanti e aggiunge varietà alle nostre esperienze culinarie. Ed è anche un bel modo per staccare dalla nostra solita routine e godersi una serata speciale. Non potrei essere più d'accordo, John. Sono le piccole cose che rendono la vita più piacevole. Ben detto, Anna. Facciamo di stasera una cena memorabile. Sono d'accordo, John. Finirò di prepararmi e potremo uscire alle 19. Perfetto, mi assicurerò che sia tutto pronto per la nostra serata. Ci vediamo tra un po', Anna. A presto, John. Non vedo l'ora che arrivi il nostro appuntamento a cena. Lezione 2. È ora di andare a comprare vestiti nuovi. Ciao Anna, con l'avvicinarsi dell'inverno, credo sia ora di andare a comprare vestiti nuovi. Ciao John. È una buona idea. Ho un po' di freddo ultimamente. Dove dovremmo andare a fare shopping? C'è un grande magazzino in centro che ha una buona selezione di abbigliamento invernale. Andiamo lì? Mi sembra una buona idea, John. Ho sentito che hanno opzioni calde ed eleganti. Possiamo andare questo fine settimana. Che ne dici di sabato pomeriggio? Il sabato funziona per me. Lo segnerò sul calendario per non dimenticarlo. Ottimo. Dovremmo fare un elenco di ciò di cui abbiamo bisogno prima di andare al negozio. È un buon piano, John. Possiamo annotare gli articoli che stiamo cercando, come cappotti, maglioni e stivali. Non dimenticare sciarpe, guanti e cappelli. Sono essenziali per stare al caldo in inverno. Hai ragione, John. Mi assicurerò di includere anche quelli nella nostra lista. È sempre una buona idea controllare i nostri abiti invernali attuali per vedere se qualcosa deve essere sostituito.
Questo è vero, possiamo donare quelli che non ci servono più a chi ne ha bisogno. È un'idea ponderata, Anna. Assicuriamoci di fare acquisti in modo responsabile e di considerare anche gli altri. Sicuramente, John. È importante essere consapevoli delle nostre azioni e aiutare ovunque possiamo. Teniamo d'occhio anche eventuali vendite o sconti per ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo. Assolutamente, John. Risparmiare durante gli acquisti è sempre un vantaggio. Non vedo l'ora di trovare dei vestiti invernali comodi ed eleganti. Sarà divertente. La penso allo stesso modo, John. È emozionante aggiornare il nostro guardaroba per la stagione più fredda. Ci assicureremo di scegliere abiti che ci stiano bene e ci tengano al caldo. Il comfort è fondamentale. Comfort e stile vanno di pari passo, John. Troveremo l'equilibrio perfetto. Andiamo a mangiare qualcosa dopo lo shopping? Sarà un bel modo per concludere la giornata. Sembra un piano, John. Possiamo concederci un pasto caldo e rilassarci. Sono contenta che tu sia a bordo, Anna. Sarà una giornata produttiva e piacevole. Sono grato di averti come compagno di shopping, John. Facciamo in modo che il viaggio sia un successo. Allo stesso modo, Anna. Siamo una grande squadra. Prepariamoci per una divertente giornata all'insegna dello shopping e della moda invernale. Lezione 3. Le vacanze si avvicinano per i nostri bambini. Ciao Anna, ti rendi conto che le vacanze si avvicinano per i nostri bambini? Ciao John. Sì, ci ho pensato. È bello avere un po' di tempo libero da scuola. Assolutamente. Dovremmo pianificare alcune attività per farli divertire durante la pausa. È un'ottima idea. Possiamo portarli al parco, fare una serata al cinema o magari anche fare un breve viaggio. Mi piacciono questi suggerimenti. È importante sfruttare al massimo il loro tempo libero e creare ricordi duraturi. Sono d'accordo. È anche un'opportunità per noi di trascorrere del tempo di qualità insieme come famiglia. Possiamo coinvolgere i bambini nel processo di pianificazione e lasciare che scelgano alcune attività che vorrebbero svolgere. È un buon modo per farli sentire inclusi ed entusiasti della pausa. Possiamo anche incoraggiarli a impegnarsi in attività creative come il disegno, l'artigianato o la lettura. È un'idea meravigliosa, John. Aiuta a stimolare la loro immaginazione e li mantiene impegnati. Dovremmo anche assicurarci che riposino e si rilassino a sufficienza durante la pausa. Sicuramente. È importante che si ricarichino e siano pronti per il prossimo semestre. Forse possiamo passare una giornata in pigiama in cui restiamo tutti a casa e passare una piacevole giornata a casa. Sembra delizioso, John. Sarà una giornata all'insegna del relax e del divertimento. Ricordiamoci anche di bilanciare il loro tempo libero con alcune attività didattiche, come puzzle o giochi didattici. Ottima osservazione, John. L'apprendimento può essere comunque piacevole, anche durante una pausa. Sono grato per questa imminente pausa natalizia. Ci dà la possibilità di riconnetterci con i nostri figli. Anch'io, John. Il tempo in famiglia è prezioso e non vedo l'ora di sfruttarlo al meglio. Faremo in modo di creare una vacanza felice e memorabile per i nostri bambini. Assolutamente, John. La loro felicità è la nostra priorità. Cominciamo a pianificare e rendiamolo un momento speciale per tutti.
Sono grata di averti come partner, Anna. Siamo una grande squadra nel creare esperienze meravigliose per la nostra famiglia. E mi sento allo stesso modo, John. Insieme, possiamo rendere questa vacanza davvero gioiosa e memorabile. Lezione 4. Hai guardato qualche buon programma TV ultimamente? Ciao Anna, hai guardato qualche buon programma TV ultimamente? Ciao John. Sì, ho guardato senza sosta una nuova serie. È davvero buono. Oh, sembra interessante. Come si chiama? Si chiama The Crown. Riguarda la famiglia reale britannica. Ne ho sentito parlare. È un dramma o un documentario? È un dramma storico. La recitazione e la narrazione sono incredibili. Sembra intrigante. Mi piacciono gli spettacoli basati su eventi reali. Allora questo ti piacerà sicuramente. Offre uno scorcio affascinante della storia britannica. Lo aggiungerò alla mia watchlist. Ci sono altri spettacoli che mi consigliate? Stranger Things è un altro grande spettacolo. È un mix di fantascienza, mistero e avventura. Ho sentito molte recensioni positive a riguardo. Dovrei fare un tentativo. Sicuramente. È accattivante, e ti tiene con il fiato sospeso. Grazie per i consigli, Anna. Sono sempre alla ricerca di nuovi programmi da guardare. Benvenuto, John. Mi piace scoprire e condividere buoni programmi TV. È bello rilassarsi e distendersi con una bella serie dopo una lunga giornata. Assolutamente. È un ottimo modo per fuggire in mondi e storie diversi. Ed è ancora meglio quando troviamo programmi che ci piace guardare entrambi. Sono d'accordo, John. È un modo divertente per trascorrere del tempo insieme e impegnarsi in interessi condivisi. Pianifichiamo di guardare presto alcuni episodi insieme. Sembra un piano, John. Possiamo preparare degli snack e trascorrere un'accogliente serata televisiva. Non vedo l'ora, Anna. Sarà una serata rilassante e piacevole. Anch'io, John. Prepariamo dei popcorn e prepariamoci per un bello spettacolo. Sono contento che abbiamo questi momenti per rilassarci e goderci la reciproca compagnia. Anch'io, John. Sono le piccole cose che rendono la vita più piacevole. Assolutamente, Anna. Apprezziamo questi momenti e sfruttiamo al massimo le nostre serate televisive insieme. Non potrei essere più d'accordo, John. A tutti i bei spettacoli e al tempo di qualità. Lezione 5. Il nostro vicino vuole donare il suo gatto. Ciao Anna, indovina un po'? Il nostro vicino vuole donare il suo gatto. Ciao John. Oh, davvero? Questo è interessante. Perché vogliono regalare il loro gatto? Hanno detto che hanno alcuni cambiamenti nella loro situazione di vita e non possono più prendersi cura del gatto. Capisco. Questo è un peccato per loro, ma potrebbe essere un'opportunità per qualcun altro di dare al gatto una casa amorevole. Esattamente. Ho pensato che forse potremmo prendere in considerazione l'adozione del gatto. I nostri bambini hanno chiesto un animale domestico. Buona idea, John. Avere un animale domestico può insegnare loro la responsabilità ed essere fonte di compagnia.
Sono d'accordo. Inoltre, sarebbe bello avere un amico peloso in casa. Dovremmo parlare con il nostro vicino e saperne di più sulla personalità e le esigenze del gatto. Sicuramente. È importante assicurarsi che il gatto sia adatto alla nostra famiglia e al nostro stile di vita. Dovremmo anche considerare se abbiamo il tempo e le risorse per prenderci cura adeguatamente del gatto. Assolutamente. Possedere un animale domestico richiede impegno e attenzione. Parliamo con i bambini e vediamo cosa ne pensano di avere un gatto come nuovo membro della famiglia. Buona idea, Anna. La loro opinione è importante ed è importante coinvolgerli nel processo decisionale. Se decidiamo di adottare il gatto, dovremmo anche assicurarci di programmare una visita dal veterinario per un controllo. Questo è un approccio responsabile, Anna. Vogliamo garantire la salute e il benessere del gatto. Raccogliamo maggiori informazioni e discutiamone ulteriormente prima di prendere una decisione definitiva. Sono d'accordo, Anna. È una decisione importante e vogliamo assicurarci che sia quella giusta per la nostra famiglia. Che adottiamo o meno il gatto, è gentile da parte del nostro vicino di casa pensare di trovare una buona casa per il proprio animale domestico. Assolutamente, Anna. Mostra la loro cura e responsabilità nei confronti del benessere del gatto. Teniamo a mente il benessere del gatto mentre valutiamo la nostra decisione. Sicuramente, Anna. Faremo in modo di fare una scelta ben informata che sia la migliore per tutte le persone coinvolte. Sono contento di aver avuto questa conversazione, John. Mostra la nostra premura e considerazione. Anch'io, Anna. È importante affrontare tali decisioni con attenzione e comunicazione aperta. Qualunque decisione prenderemo, sono sicuro che sarà quella giusta per la nostra famiglia. Mi sento allo stesso modo, Anna. Il nostro amore e la nostra cura ci guideranno a fare la scelta migliore. Lezione 6. Avremo un nuovo ospedale nelle vicinanze. Ciao Anna, hai sentito parlare del nuovo ospedale in costruzione nella nostra città? Ciao John. Sì, ho sentito delle notizie al riguardo. È emozionante avere un nuovo ospedale nelle vicinanze. Sicuramente. Porterà più opzioni sanitarie e un migliore accesso ai servizi medici. Questa è un'ottima notizia per la nostra comunità. È importante disporre di strutture sanitarie di qualità vicino a casa. Sono d'accordo. Sarà conveniente per noi e per i nostri vicini in caso di emergenze mediche. Spero che il nuovo ospedale disponga di attrezzature mediche avanzate e professionisti sanitari qualificati. Ho letto che sarà una struttura all'avanguardia con una vasta gamma di specialità mediche. Questo è impressionante. Significa che non dovremo viaggiare lontano per trattamenti o interventi chirurgici specializzati. Creerà anche opportunità di lavoro per gli operatori sanitari della nostra città. Questo è un impatto positivo. Contribuirà all'economia locale e fornirà posti di lavoro. Sono curioso di sapere quando è prevista l'apertura dell'ospedale. Non sono sicuro della data esatta, ma ho sentito che l'apertura è prevista entro il prossimo anno. Dovremmo tenere d'occhio eventuali aggiornamenti o annunci sull'apertura. Assolutamente. Sarebbe interessante fare un giro nel nuovo ospedale una volta pronto. È una buona idea. Ci darà la possibilità di vedere le strutture e saperne di più sui servizi che offrono.
Spero che il nuovo ospedale si concentri anche sulla fornitura di cure compassionevoli e incentrate sul paziente. Sì, è fondamentale. Il benessere e il comfort dei pazienti devono essere sempre una priorità. È rassicurante sapere che presto avremo a disposizione una moderna struttura sanitaria. Sicuramente. È uno sviluppo positivo per la nostra città e per l'infrastruttura sanitaria complessiva. Rimaniamo informati e condividiamo tutti gli aggiornamenti che troveremo sul nuovo ospedale. Sembra un piano, Anna. È importante tenere informati noi stessi e i nostri vicini. Sono grato di avere buone opzioni sanitarie nella nostra città. Porta tranquillità. Mi sento allo stesso modo, Anna. È confortante sapere che un'assistenza medica di qualità sarà facilmente accessibile. Siamo fortunati ad avere questa nuova aggiunta alle risorse sanitarie della nostra città. Assolutamente, Anna. È un passo avanti per migliorare il benessere della nostra comunità. Speriamo che il nuovo ospedale soddisfi le esigenze dei nostri residenti e fornisca un'assistenza eccellente. Ho grandi speranze, Anna. Ci auguriamo un futuro più sano per la nostra città con il nuovo ospedale. Lezione 7. Sai qual è l'animale più veloce del mondo? Ciao Anna, sai qual è l'animale più veloce del mondo? Ciao John. Penso sia il ghepardo. Sanno correre molto velocemente, vero? Esatto, Anna. I ghepardi sono noti per la loro incredibile velocità. Quanto velocemente possono correre? Possono raggiungere velocità fino a 70 miglia all'ora, 113 km all'ora. Wow, è incredibile! Non c'è da stupirsi che siano considerati gli animali terrestri più veloci. Sì, la loro velocità li aiuta a catturare la preda durante la caccia. Ci sono altri animali che sono anche molto veloci? Sì, un altro animale veloce è il falco pellegrino. È l'uccello più veloce del mondo. Davvero? Quanto velocemente può volare? Il falco pellegrino può raggiungere una velocità di oltre 240 miglia all'ora, 386 km all'ora, durante le sue immersioni di caccia. È incredibile! Deve essere uno spettacolo impressionante da vedere. Assolutamente. È affascinante come diversi animali si siano adattati per essere veloci a modo loro. Ci sono altri animali che conosci che sono eccezionalmente veloci? Sì, il pesce vela è conosciuto come il nuotatore più veloce tra i pesci. Quanto velocemente può nuotare? Può nuotare a velocità fino a 68 miglia all'ora, 110 km all'ora. Davvero impressionante per un pesce. Anzi, è incredibile vedere la varietà di velocità e abilità nel regno animale. Conoscere questi animali veloci è davvero interessante. Sono d'accordo, Anna. La natura ha delle creature incredibili con abilità straordinarie. È affascinante vedere come si sono evoluti per sopravvivere e prosperare nei loro ambienti. Assolutamente. È un promemoria della diversità e della meraviglia del mondo naturale. Grazie per aver condiviso queste informazioni, John. Ho imparato qualcosa di nuovo oggi. Prego, Anna. Sono lieto di aver potuto condividere con voi alcuni fatti interessanti.
La natura non smette mai di stupirmi. Sono sempre ansioso di saperne di più. Mi sento allo stesso modo, Anna. C'è sempre qualcosa di nuovo e affascinante da scoprire. Continuiamo a esplorare e apprezzare le meraviglie del regno animale. Assolutamente, Anna. È una fonte inesauribile di fascino e apprendimento. Lezione 8. Ho sentito parlare di un interessante percorso escursionistico nelle vicinanze. Ciao Anna, ho sentito parlare di un interessante percorso escursionistico nelle vicinanze. Ti piacerebbe fare un'escursione? Ciao John. Certo, sono sempre pronto per un'avventura all'aria aperta. Dimmi di più sul percorso escursionistico. Si chiama Forest Trail. È noto per la sua bellezza paesaggistica e la sua variegata fauna selvatica. Sembra meraviglioso. Quanto è lungo il percorso? È lunga circa 8 km, quindi è un'escursione moderata che dovrebbe essere gestibile per noi. Ottimo. Ci sono punti di riferimento o punti di interesse specifici lungo il percorso? Sì, c'è una bellissima cascata a circa metà del sentiero. È un posto perfetto per fare una pausa e godersi il panorama. Adoro le cascate. Sarà un'ottima occasione per scattare qualche foto. Sicuramente. Il sentiero attraversa anche una fitta foresta, quindi saremo circondati da una vegetazione lussureggiante. Trovo le foreste così tranquille e rinfrescanti. Sarà una bella fuga dalla città. Non potrei essere più d'accordo, Anna. La natura ha un modo per ringiovanire la nostra mente e il nostro spirito. Il sentiero è ben segnalato? Voglio assicurarmi che non ci perdiamo. Sì, il sentiero è ben tenuto e presenta segnaletica chiara lungo il percorso. Non dovremmo avere problemi a rimanere sulla buona strada. Questo è rassicurante. Non sono l'escursionista più esperto, ma mi piace stare nella natura. Non preoccuparti, Anna. Non è un percorso difficile e possiamo prenderci il nostro tempo per goderci i dintorni. Grazie per essere stato paziente con me, John. Lo apprezzo. Certo, Anna. La cosa più importante è vivere insieme un'esperienza sicura e piacevole. Dobbiamo portare attrezzature o forniture speciali per l'escursione. È sempre una buona idea indossare comode scarpe da trekking e portare uno zaino con acqua, snack e crema solare. Questo ha senso. Mi assicurerò di mettere in valigia gli elementi essenziali. Ottimo. Controlliamo anche le previsioni del tempo prima di partire, giusto per essere preparati. Ottima osservazione, John. Vogliamo assicurarci di avere l'abbigliamento giusto per le condizioni. Sono entusiasta di questa escursione, Anna. È un'occasione per esplorare la natura e trascorrere del tempo insieme. Anch'io, John. Non vedo l'ora di ammirare la bellezza e la tranquillità del Forest Trail. Fissiamo una data e facciamo in modo che accada. Sarà un'avventura memorabile per noi. Sono d'accordo, John. Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio escursionistico con te. Sarà una bella esperienza, Anna. A presto e prepariamoci per la nostra escursione. A presto, John. Faccio il conto alla rovescia dei giorni. Lezione 9. Stavo pensando di andare a Londra. Ciao Anna, stavo pensando di andare a Londra. Cosa ne pensi? Ciao John. Sembra un'ottima idea.
Londra è una città così vivace e storica. Ho sentito parlare molto dei suoi monumenti famosi come il Big Ben e il Tower Bridge. Sì, c'è così tanto da vedere e da fare a Londra. Possiamo esplorare i musei, visitare i parchi e conoscere la cultura locale. Sembra fantastico. Sono particolarmente interessato a visitare il British Museum e vedere la Stele di Rosetta. Il British Museum è sicuramente una tappa obbligata. Vedremo incredibili manufatti provenienti da diverse parti del mondo. Sono anche entusiasta di provare il cibo tradizionale britannico come fish and chips e il tè pomeridiano. Assolutamente. Sarà un'ottima occasione per concedersi una deliziosa cucina britannica. Ho sentito dire che il sistema di trasporto pubblico a Londra è abbastanza efficiente. Renderà più facile spostarsi in città. Questo è vero, possiamo usare i famosi autobus rossi a 2 piani o prendere la metropolitana per esplorare diverse parti della città. Vale anche la pena considerare di fare un giro in barca sul Tamigi per avere una prospettiva diversa della città. Ottimo suggerimento, John. Sarebbe un modo panoramico per vedere alcuni dei monumenti iconici lungo il fiume. Dovremmo anche pianificare una visita a Buckingham Palace e provare ad assistere alla cerimonia del cambio della guardia. Questa è una classica esperienza londinese. Sarà interessante vedere da vicino le tradizioni reali. Sono entusiasta di immergermi nella cultura locale e magari anche di assistere a uno spettacolo teatrale nel West End. La scena teatrale londinese è famosa in tutto il mondo. Sarebbe un'esperienza memorabile assistere a un'esibizione dal vivo lì. Prendiamoci anche del tempo per rilassarci e goderci i bellissimi parchi di Londra, come Hyde Park o St. James's Park. Buona idea, John. Sarà bello fare una piacevole passeggiata e fare un picnic in uno di quegli spazi verdi. Dovremmo iniziare a ricercare e pianificare il nostro itinerario per sfruttare al meglio il nostro viaggio a Londra. Sicuramente. È sempre bene essere preparati e avere un'idea approssimativa dei luoghi che vogliamo visitare. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura, Anna. Sarà un viaggio fantastico da ricordare. Anch'io, John. Esplorare la vivace città di Londra con te sarà un'esperienza fantastica. Facciamo in modo che accada, Anna. Ci divertiremo moltissimo a scoprire tutto ciò che Londra ha da offrire. Assolutamente, John. Londra, arriviamo. Lezione 10. Dovremmo parlare del check-in in aeroporto. Ciao Anna, sei pronta per il nostro viaggio? Dovremmo parlare del check-in in aeroporto. Ciao John. Sì, sono emozionata. Parliamo della procedura di check-in in aeroporto. Innanzitutto, dobbiamo assicurarci di avere con noi passaporti e biglietti. Bene, questi sono i documenti importanti che dobbiamo mostrare al banco del check-in. Dovremmo anche controllare le restrizioni di peso e dimensioni del nostro bagaglio. Questo è un buon punto. Non vogliamo sorprese o costi aggiuntivi per i bagagli in sovrappeso. Pesiamo le nostre valigie a casa per assicurarci che soddisfino i requisiti della compagnia aerea. Ed è una buona idea imballare liquidi o gel in un sacchetto trasparente richiudibile per motivi di sicurezza. Questo è corretto. Non vogliamo problemi con il processo di controllo della sicurezza.
Una volta arrivati in aeroporto, dobbiamo trovare il banco del check-in della nostra compagnia aerea. Sì, di solito ci sono cartelli o pannelli informativi per guidarci verso il bancone giusto. Al banco del check-in, dovremo mostrare i nostri passaporti e biglietti al personale della compagnia aerea. Ci faranno anche alcune domande e potrebbero darci le nostre carte d'imbarco. La carta d'imbarco è un documento importante. Mostra i nostri numeri di posto e il gate di partenza. Dopo il check-in, dovremmo procedere all'area dei controlli di sicurezza. Dovremo posizionare i nostri sacchetti sul nastro trasportatore per lo screening a raggi X. E dovremo passare attraverso un metal detector o un body scanner. È importante seguire le istruzioni del personale di sicurezza durante il processo. Una volta superati i controlli di sicurezza, possiamo procedere verso il gate di partenza. È una buona idea controllare il display delle informazioni sul volo per confermare il nostro numero di gate. E dovremmo arrivare al gate in orario per evitare di perdere il volo. Se abbiamo domande o abbiamo bisogno di assistenza, possiamo sempre chiedere al personale dell'aeroporto. Di solito sono utili e pronti ad assistere i passeggeri. Questo è vero, possono fornire informazioni su servizi, negozi o ristoranti in aeroporto. Infine, dovremmo conservare i nostri documenti di viaggio e le carte d'imbarco in un luogo sicuro. Sì, è importante che siano facilmente accessibili quando necessario. Il check-in in aeroporto può sembrare complicato, ma se seguiamo la procedura passo dopo passo, sarà agevole. Sono d'accordo, John. Assicuriamoci di avere tutto in ordine e prepariamoci per un check-in senza problemi. Assolutamente, Anna. Siamo quasi pronti per iniziare il nostro viaggio. È un momento emozionante. Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti con te, John. Facciamo un bel viaggio. Sicuramente, Anna. Creiamo ricordi indimenticabili insieme. Buon volo. Lezione 11. Hai notato quanto sono pulite le strade di questa città? Ciao Anna, hai notato quanto sono pulite le strade di questa città? Ciao John. Sì, l'ho fatto. È impressionante quanto siano ben curati e ordinati. Assolutamente. Ho visto operai spazzare e raccogliere regolarmente la spazzatura. È bello vedere lo sforzo che hanno profuso per mantenere le strade pulite e invitanti. Rende piacevole passeggiare per la città. Sono d'accordo. È bello vedere che le persone sono orgogliose di mantenere pulito l'ambiente circostante. Dimostra anche rispetto per l'ambiente e la comunità. Sicuramente. Una città pulita crea un'impressione positiva anche per i visitatori. Riflette la qualità complessiva della vita in città. È stimolante. Mi fa venire voglia di contribuire anche a mantenere pulito il nostro ambiente. Ogni piccolo sforzo è importante. Possiamo iniziare smaltendo correttamente la nostra spazzatura. E se vediamo dei rifiuti, possiamo raccoglierli e gettarli in un bidone vicino. È un'ottima idea. Possiamo dare l'esempio e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. È importante creare un ambiente pulito e sostenibile per il divertimento di tutti. Assolutamente. Continuiamo ad apprezzare e a prenderci cura delle strade pulite di questa città.
Sono d'accordo, John. È qualcosa di cui possiamo essere tutti orgogliosi. Lezione 12. Stampa nuovi biglietti da visita per il nostro nuovo membro dello staff. Ciao Anna, credo sia arrivato il momento di stampare nuovi biglietti da visita per il nostro nuovo membro dello staff. Cosa ne pensi? Ciao John. Sono d'accordo. È importante disporre di biglietti da visita aggiornati per il nostro team. Dovremmo includere il nome, la posizione e le informazioni di contatto del nuovo membro dello staff sulla carta. Sicuramente. È essenziale per fare rete e dare un'impressione professionale. Dovremmo anche includere il logo e i colori della nostra azienda per mantenere la coerenza del marchio. Questo è un buon punto. La coerenza è fondamentale per la nostra identità aziendale. Hai idee o preferenze di design per i nuovi biglietti da visita? Penso che dovremmo mantenerlo semplice e pulito, con un aspetto professionale. Sono d'accordo. Un design minimalista con caratteri chiari e informazioni pertinenti sarà efficace. Dovremmo anche considerare le dimensioni e il materiale della carta. Qualcosa di resistente e facile da trasportare. Questo è vero, vogliamo che le carte resistano all'uso regolare e lasciino un'impressione duratura. Dovremmo includere dettagli aggiuntivi, come i nostri account sui social media o il sito web? Dipende dal ruolo del nuovo membro dello staff e dalle informazioni che desidera condividere. Giusto. Dovremmo discuterne con il nuovo membro dello staff per assicurarci che le sue preferenze vengano prese in considerazione. Una volta finalizzati il design e le informazioni, possiamo inviarli a un servizio di stampa. Dovremmo richiedere una prova prima di stampare l'intero lotto per verificare eventuali errori o regolazioni. Buona idea, è importante disporre di biglietti da visita accurati e privi di errori. E una volta ricevute le carte stampate, possiamo distribuirle al team e al nuovo membro dello staff. Dovremmo anche conservare qualche carta extra nel caso in cui ne avessimo bisogno di altre in futuro. Assolutamente. È sempre bene essere preparati e avere carte di ricambio a portata di mano. Sono lieto che ci stiamo occupando di questo dettaglio per il nostro nuovo membro del team. Dimostra professionalità. È importante fornire loro gli strumenti necessari per rappresentare la nostra azienda. Sono d'accordo, Anna. Cominciamo a progettare e stampare i nuovi biglietti da visita. Sono entusiasta di vedere il risultato finale. Sarà una grande aggiunta all'immagine professionale del nostro team. Grazie per il tuo contributo, Anna. Le tue idee e la tua attenzione ai dettagli sono preziose. Allo stesso modo, John. Apprezzo la tua collaborazione nel rendere più forte il nostro team. Lezione 13. Dobbiamo incontrare di persona un cliente importante. Ciao Anna, ho appena parlato al telefono con un cliente importante. Dobbiamo discutere di incontrarli di persona. Ciao John. Sembra una grande opportunità. Quando e dove si svolge la riunione? L'incontro è previsto per la prossima settimana. Ci incontreremo nel loro ufficio in centro. È fantastico. Dovremmo prepararci a fare una buona impressione. Assolutamente. Dobbiamo ricercare il background del cliente e comprendere le sue esigenze. È importante essere informati e pronti a rispondere a qualsiasi domanda o dubbio che potrebbero avere. Mi assicurerò di portare campioni dei nostri prodotti o di qualsiasi materiale pertinente.
È una buona idea. Gli ausili visivi possono aiutare a illustrare le nostre offerte e rendere la presentazione più coinvolgente. Dobbiamo anche vestirci professionalmente per la riunione. Sì, dovremmo indossare abiti da lavoro per mostrare rispetto e professionalità. Dovremmo arrivare qualche minuto prima della riunione per mostrare puntualità. Essere puntuali è fondamentale. Dimostra che apprezziamo il loro tempo e che siamo affidabili. Durante la riunione, dovremmo ascoltare attivamente il cliente e porre domande pertinenti. Esatto. Comprendere le loro esigenze e preoccupazioni ci aiuterà ad adattare le nostre soluzioni alle loro esigenze. Dovremmo anche essere fiduciosi e articolati quando presentiamo le nostre idee o proposte. La fiducia è fondamentale. Aiuta a creare fiducia e dimostra che crediamo nei nostri prodotti o servizi. Dopo la riunione, dovremmo rispondere con un'email di ringraziamento o una telefonata. Esprimere gratitudine e apprezzamento per il loro tempo è un bel gesto. È anche importante prendere nota di eventuali azioni o passaggi successivi discussi durante la riunione. Tenere traccia dei dettagli ci aiuterà a rimanere organizzati e a garantire un follow-up tempestivo. Prepariamo un ordine del giorno o uno schema per la riunione per rimanere concentrati e sfruttare al massimo il nostro tempo. È un buon piano. Ci aiuterà a rimanere in pista e a coprire tutti i punti importanti. Non vedo l'ora di questo incontro. È una grande opportunità per la nostra attività. Anch'io, John. Assicuriamoci di essere ben preparati e pronti a stupire il cliente. Insieme, possiamo avere un impatto positivo e costruire un rapporto forte con il cliente. Assolutamente, John. Lavoriamo per un incontro di successo e collaborazioni future. Grazie per i tuoi approfondimenti, Anna. Il tuo contributo è prezioso per i nostri preparativi. Allo stesso modo, John. Apprezzo la tua collaborazione e dedizione per il nostro successo. Lezione 14. Festeggiamo il nuovo anno. Ciao Anna, il nuovo anno si avvicina. Come dovremmo festeggiarlo? Ciao John. È emozionante. Possiamo organizzare un piccolo incontro con i nostri amici e familiari. Sembra un'ottima idea. Possiamo fare una piacevole riunione a casa nostra. Dovremmo decorare la casa con palloncini, stelle filanti e magari delle luci festive. Assolutamente. Creerà un'atmosfera gioiosa e celebrativa. Possiamo preparare cibi e snack deliziosi per tutti i gusti. Buon pensiero. I finger food e gli antipasti sono sempre un successo durante le riunioni. Dovremmo anche bere qualcosa, sia alcolico che analcolico, per soddisfare le preferenze di tutti. È importante assicurarsi che tutti abbiano qualcosa di cui possano divertirsi. Possiamo suonare della musica vivace in sottofondo per creare l'atmosfera per la festa. Questo è un buon suggerimento. La musica contribuisce sempre allo spirito festivo. Con l'avvicinarsi della mezzanotte, possiamo riunirci per un conto alla rovescia per il nuovo anno. Sì, possiamo avere un orologio o un timer per segnare gli ultimi secondi dell'anno. E quando l'orologio segna la mezzanotte, possiamo brindare con champagne o succo frizzante. È tradizione alzare un bicchiere e augurarsi a vicenda un felice anno nuovo.
Dovremmo anche avere dei popper da festa o dei coriandoli per rendere il momento ancora più speciale. È un'idea divertente. Aggiungerà un tocco di eccitazione e gioia alla celebrazione. Dopo il conto alla rovescia, possiamo scambiarci abbracci e auguri per un anno meraviglioso. È il momento di esprimere gratitudine e attendere con impazienza nuovi inizi. Possiamo anche guardare i fuochi d'artificio in TV o uscire se ce ne sono nelle vicinanze. Guardare i fuochi d'artificio è sempre un modo magico per dare il benvenuto al nuovo anno. E per tutta la serata, possiamo fare qualche gioco o condividere storie e risate. Trascorrere del tempo insieme e creare ricordi è ciò che rende le celebrazioni memorabili. Non dimentichiamo di scattare alcune foto per immortalare i momenti felici. Sicuramente. Le foto ci aiuteranno a custodire i ricordi di questa notte speciale. Non vedo l'ora di festeggiare il nuovo anno con te, John. Sarà una serata fantastica. Allo stesso modo, Anna. Trasformiamola in una notte da ricordare e iniziamo il nuovo anno con gioia e positività. Grazie per il tuo entusiasmo, John. La tua energia rende le celebrazioni ancora più piacevoli. E grazie, Anna, per le tue idee e la tua collaborazione. Facciamo una meravigliosa festa di Capodanno insieme. Lezione 15. Sostituzione del mio vecchio telefono cellulare. Ciao Anna, stavo pensando di sostituire il mio vecchio cellulare. Cosa ne pensi? Ciao John. Potrebbe essere una buona idea. Da quanto tempo hai il tuo telefono attuale? Ce l'ho da circa 3 anni ormai. Comincia a mostrare segni di usura. È comprensibile. La tecnologia avanza rapidamente e i telefoni più recenti offrono più funzionalità. Questo è vero, ho notato che il mio telefono è più lento rispetto ai modelli più recenti. Hai considerato quali funzionalità vorresti avere in un nuovo telefono? Vorrei un telefono con una fotocamera migliore e una maggiore capacità di archiviazione. Questi sono fattori importanti da considerare, soprattutto se ti piace scattare foto o scaricare app. Voglio anche un telefono con una maggiore durata della batteria. Il mio telefono attuale non dura più a lungo come una volta. La durata della batteria è decisamente fondamentale. È frustrante quando il telefono si spegne rapidamente. Ho cercato alcune opzioni online. Ci sono molti modelli tra cui scegliere. È una buona idea leggere le recensioni e confrontare diversi marchi e modelli prima di prendere una decisione. Ho anche esaminato i prezzi per assicurarmi che rientrasse nel mio budget. Stabilire un budget è intelligente. Aiuta a restringere le opzioni e previene spese eccessive. Penso che visiterò alcuni negozi per vedere i telefoni di persona e farmi un'idea. È un buon piano. È sempre utile vedere e tenere in mano il telefono prima di effettuare un acquisto. Verificherò anche se sono disponibili promozioni o sconti in corso. Ottima idea, potresti riuscire a trovare un buon affare e risparmiare. Una volta deciso il modello, mi assicurerò di trasferire tutti i miei dati e contatti sul nuovo telefono. È importante eseguire il backup dei dati e garantire una transizione fluida al nuovo dispositivo. Assolutamente. Non voglio perdere nessuna informazione importante.
Se hai bisogno di aiuto con la configurazione del nuovo telefono, non esitare a chiedere. Sono qui per assisterti. Grazie Anna. Apprezzo la tua offerta. Potrei essere d'accordo con te. Nessun problema, John. Sono felice di aiutarti. Sono entusiasta di avere un nuovo telefono. Sarà un nuovo inizio con funzionalità aggiornate. Sono sicuro che apprezzerai i vantaggi di un nuovo telefono. Buona fortuna con la tua ricerca, John. Grazie, Anna. Ti terrò aggiornato su quale telefono finirò per scegliere. Sembra buono, John. Non vedo l'ora di conoscere il tuo nuovo dispositivo. Lezione 16. Penso che sia il momento di installare un programma antivirus. Ciao Anna, ultimamente ho avuto qualche problema con il mio computer. Penso che sia il momento di installare un programma antivirus. Cosa ne pensi? Ciao John. È una decisione saggia. Avere un programma antivirus può aiutare a proteggere il computer da malware e virus. Ho notato che il mio computer funziona più lentamente e a volte appaiono strani annunci pop-up. Questi sono segni che il tuo computer potrebbe essere infetto. L'installazione di un programma antivirus può aiutare a rilevare e rimuovere eventuali minacce. Quale programma antivirus consiglieresti? Sono disponibili diversi programmi antivirus affidabili. Alcuni popolari sono Avast, Norton e McAfee. Sono facili da installare e utilizzare? Sì, la maggior parte dei programmi antivirus dispone di interfacce intuitive e offre istruzioni dettagliate per l'installazione. Con quale frequenza devo eseguire una scansione sul mio computer? È buona norma eseguire una scansione regolare almeno una volta alla settimana per assicurarsi che il computer sia privo di minacce. Il programma antivirus rallenterà il mio computer? Sebbene alcuni programmi antivirus possano avere un leggero impatto sulle prestazioni del computer, la maggior parte dei programmi moderni è progettata per ridurre al minimo qualsiasi rallentamento. Devo optare per la versione gratuita o investire nella versione a pagamento? Le versioni gratuite dei programmi antivirus forniscono una protezione di base, ma le versioni a pagamento offrono spesso funzionalità aggiuntive e una sicurezza più completa. Dipende dalle tue esigenze e dal tuo budget specifici. Penso che sceglierò la versione a pagamento per avere una protezione migliore. Conosci i siti web affidabili da cui acquistare il programma? È possibile acquistare programmi antivirus direttamente dai siti web ufficiali delle rispettive società di software. È sempre meglio acquistare da fonti attendibili. Mi assicurerò di farlo. Grazie per il consiglio, Anna. Benvenuto, John. È importante dare priorità alla sicurezza del computer e dei dati. Una volta installato il programma antivirus, programmerò aggiornamenti regolari per mantenerlo aggiornato. È un'ottima idea. Gli aggiornamenti regolari assicurano che il tuo programma antivirus disponga delle patch di sicurezza più recenti e possa proteggere efficacemente il tuo computer. Sono contento che abbiamo avuto questa conversazione. Ora sono più sicuro di poter proteggere il mio computer. Sono felice di aiutarti, John. Se hai altre domande, o hai bisogno di assistenza durante il processo di installazione, non esitare a contattarmi. Grazie Anna. Apprezzo il tuo sostegno.
Nessun problema, John. Fai attenzione e resta al sicuro online. Anche tu, Anna. Grazie ancora. Lezione 17. Ho sentito che sta arrivando un tifone. Ciao Anna, ho sentito che sta arrivando un tifone. Ti sei preparato per questo? Ciao John. Sì, ho tenuto d'occhio i bollettini meteorologici. Ho fatto alcuni preparativi per ogni evenienza. È bello sentirlo. Che tipo di preparativi dobbiamo fare per un tifone? È importante proteggere oggetti sciolti all'esterno, come mobili da giardino o piante che potrebbero essere spazzate via da forti venti. Farò in modo di portare tutti gli oggetti che potrebbero essere facilmente trasportati dal vento. Inoltre, dovremmo fare scorta di forniture essenziali come cibo, acqua e batterie. Farò un elenco degli articoli necessari e andrò al negozio per prenderli. È anche una buona idea avere una torcia elettrica e una radio alimentata a batteria in caso di interruzioni di corrente. Controllerò se abbiamo quegli articoli a casa e, in caso contrario, li comprerò anch'io. Assicurati di caricare i tuoi dispositivi elettronici, come il telefono, in caso di perdita di energia. Questo è un buon promemoria. Caricherò il mio telefono e tutti gli altri dispositivi di cui potrei aver bisogno. È importante rimanere aggiornati sulle condizioni meteorologiche e ascoltare eventuali avvisi o avvisi emessi dalle autorità locali. Terrò d'occhio le notizie e la radio per eventuali aggiornamenti sul percorso e l'intensità del tifone. Se le autorità consigliano l'evacuazione, è fondamentale seguire le loro istruzioni e spostarsi in un luogo sicuro. Assolutamente. La nostra sicurezza dovrebbe essere la massima priorità in tali situazioni. Infine, è importante rimanere al chiuso e lontano dalle finestre durante la tempesta. I forti venti e i detriti volanti possono essere pericolosi. Mi assicurerò di stare in una zona sicura della casa ed evitare di uscire inutilmente. È meglio prevenire che curare. Prendiamo tutte le precauzioni necessarie e restiamo preparati. Grazie per i promemoria, Anna. I tuoi consigli sono preziosi per garantire la nostra sicurezza durante il tifone. Benvenuto, John. Stiamo affrontando tutto questo insieme. Restiamo al sicuro e sosteniamoci a vicenda durante il tifone. Anzi, Anna. Abbi cura di te e stai al sicuro anche tu. Speriamo in un impatto minimo del tifone. Lezione 18. Non raccogliamo la posta dalla cassetta postale da molto tempo. Ciao Anna, mi sono appena reso conto che non raccogliamo la nostra posta dalla casella di posta da molto tempo. L'hai notato? Ciao John. Hai ragione, me ne sono completamente dimenticato. Dovremmo controllare presto la casella di posta. Mi chiedo se ci siano lettere o pacchi importanti che ci aspettano. Sì, non dovremmo lasciarlo accumulare troppo a lungo. Andiamo a ritirare la posta oggi. Spero che non ci siano bollette o documenti importanti che abbiamo perso. È meglio tenersi aggiornati. Non vogliamo perdere scadenze o informazioni importanti. Porterò la chiave della cassetta postale e possiamo andare insieme a vedere cosa c'è dentro. Sembra un piano. È sempre bello avere qualcuno con te quando controlli la casella di posta. Assicuriamoci di esaminare attentamente la posta e di sistemarla di conseguenza. Possiamo separare fatture,
lettere personali e qualsiasi altra categoria per mantenere le cose organizzate. E se ci sono dei pacchetti, dovremmo aprirli e vedere cosa c'è dentro. Sì, è entusiasmante ricevere pacchetti. Non lasciamoli chiusi troppo a lungo. Dopo aver controllato tutto, possiamo eliminare qualsiasi posta indesiderata o pubblicità indesiderata. È una buona idea. Non abbiamo bisogno di tenere in giro disordine inutile. E se c'è qualcosa di importante o urgente, dovremmo affrontarlo prontamente. Assolutamente. Non dovremmo ritardare l'azione se c'è qualcosa che richiede la nostra attenzione. Prendiamo l'abitudine di controllare regolarmente la casella di posta d'ora in poi, in modo da non perdere nulla di importante. Concordato. È un compito semplice che può salvarci da potenziali problemi o opportunità perse. Grazie per avermelo ricordato, Anna. Andiamo subito a ritirare la posta. Benvenuto, John. Prenderò la chiave e ce ne occuperemo insieme. Lezione 19. Ho voglia di pollo arrosto. Ciao Anna, ho voglia di pollo arrosto. Sai come farlo? Ciao John. Sì, lo so. In realtà è abbastanza semplice. Vuoi che condivida la ricetta? Sarebbe fantastico. Come iniziamo? Innanzitutto, preriscalda il forno a 400 gradi Fahrenheit, 200 gradi Celsius. Ok, ho capito. Cosa c'è dopo? Quindi, sciacqua il pollo dentro e fuori con acqua fredda e asciugalo con carta assorbente. Condiamo il pollo? Sì, dovremmo. Possiamo strofinare il pollo con sale, pepe e qualsiasi altro condimento preferito. Puoi anche aggiungere alcune erbe come il rosmarino o il timo per aggiungere sapore in più. Sembra delizioso. Cosa facciamo dopo la stagionatura? Metti il pollo su una teglia o una teglia, con il petto rivolto verso l'alto. Ci sono passaggi aggiuntivi? Sì, possiamo inserire un limone o una cipolla intera nella cavità del pollo per insaporire. Questo è un bel consiglio. Cosa viene dopo? Dovremo incastrare il pollo legando le cosce con dello spago da cucina. Questo aiuta il pollo a cuocere in modo uniforme. Capisco. E per quanto tempo lo tostiamo? Arrostire il pollo nel forno preriscaldato per circa 20 minuti per libbra, 450 grammi. Quindi, se è un pollo da 4 libbre, dovrebbe arrostire per circa 1 ora e 20 minuti. È bello saperlo. Dobbiamo imbastire il pollo mentre sta arrostendo? Sì, è una buona idea imbastire il pollo ogni 30 minuti. Puoi usare il grasso nella padella o del burro fuso per farlo. Mi assicurerò di farlo. C'è qualcos'altro che dobbiamo considerare? Sì, quando il pollo è cotto, usa un termometro per carne per controllare la temperatura interna. Dovrebbe raggiungere i 165 gradi Fahrenheit, 75 gradi Celsius, nella parte più spessa della coscia. Perfetto, grazie per il suggerimento. Cosa facciamo una volta cotto? Una volta che il pollo sarà cotto e avrà raggiunto la temperatura desiderata, toglietelo dal forno e lasciatelo riposare per circa 10 minuti prima di tagliarlo.
Riposare è importante per mantenere i succhi all'interno, giusto? Esattamente. Aiuta il pollo a rimanere umido e permette ai sapori di stabilizzarsi. Non vedo l'ora di provarlo. Grazie per aver condiviso la ricetta, Anna. Benvenuto, John. Goditi il tuo pollo arrosto fatto in casa. Lezione 20. Sai se la biblioteca ha dei romanzi interessanti? Ciao Anna, stavo cercando un nuovo libro da leggere. Sai se la biblioteca ha dei romanzi interessanti? Ciao John. Sì, la biblioteca ha un'ampia selezione di romanzi. Possiamo andare a dare un'occhiata. Sembra fantastico. Come troviamo i romanzi che ci interessano? Possiamo iniziare andando nella sezione narrativa della biblioteca. Di solito è organizzato alfabeticamente in base al cognome dell'autore. Ok, quindi cerchiamo il nome dell'autore. E se non conosciamo nessun autore specifico? Se non sei sicuro di un autore in particolare, puoi sfogliare diversi generi o chiedere consigli al bibliotecario. È una buona idea. Chiederò qualche suggerimento al bibliotecario. E se volessi un libro specifico? Se hai in mente un libro specifico, puoi consultare il catalogo online della biblioteca o chiedere al bibliotecario di aiutarti a trovarlo. Come si usa il catalogo online? Il bibliotecario può guidarti sull'uso del catalogo online. Puoi cercare per titolo, autore o parole chiave del libro. Questo è utile. Una volta trovato il libro, come possiamo prenderlo in prestito? Una volta trovato il libro che desideri prendere in prestito, puoi portarlo alla scrivania del bibliotecario. Ti assisteranno nel processo di prestito. Ho bisogno di una tessera della biblioteca per prendere in prestito libri? Sì, avrai bisogno di una tessera della biblioteca per prendere in prestito libri. Se non ne hai una, puoi richiedere una tessera della biblioteca presso il banco di registrazione della biblioteca. Mi assicurerò di portare la tessera della biblioteca o di procurarmene una se non l'ho ancora. È un buon piano. Ricordati di controllare la data di scadenza per la restituzione del libro, in modo da evitare eventuali penali per il ritardo. Lo terrò a mente. Grazie per il promemoria, Anna. Benvenuto, John. Goditi il tuo tempo esplorando i romanzi in biblioteca. Spero che trovi dei bei libri da leggere. Grazie Anna. Sono entusiasta di immergermi in una nuova storia.